Corsi Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, una borsa versatile che si può sia utilizzare per il mare, per la spiaggia, ma anche per lo shopping. Io ho messo dentro un telomare proprio per farvi vedere quanto è capiente. Io ho utilizzato due rocche, un color mostro, il color beige, ma poi ho utilizzato un'altra tonalità che è la stessa, che è il sabbia, semplicemente per fare il bordino. Però se voi volete utilizzare due rocche potete fare due giri in meno e fatele comunque per i manici. Però si possono anche aggiungere dei manici, manici in legno, i manici tondi, insomma potete qui utilizzare la fantasia come volete. Allora è molto morbida, mi piace tantissimo, capiente. Io ho realizzato, vedete, ecco qui, i manici sono abbastanza lunghi, dentro c'è il telomare proprio per farvi vedere, ma si può anche foderare per renderla rigida. Al limite la foderate fino al centro, mettete un bottone e per cui se volete rimane sicuramente più tesa. Questo in base sempre a come vi piace. Poi potete mettere una chiusura con un bottone, ma anche con chiusura a calamita, insomma quello dipende sempre da come vi piace. Mettere anche un fiocchetto, insomma si possono fare tantissime varianti. Allora passo adesso all'occorrente e poi al tutorial. Il cordino che ho scelto per questo progetto è il Visco Italy di Filati Discount, ha il 100% di viscosa, sono 180 metri in 200 grammi di rocca, un diametro di 2,5. Consiglio un uncinetto dal 4 al 5, questo è il color mosto, questo è il color beige. Uncinetto 5. Ho utilizzato anche un pochino di cordino color sabbia per realizzare i manici. Uncinetto 5. Iniziamo il progetto con un cerchio magico. Lo blocco, passo il filo e realizzo una catenella. La prima, la seconda e la terza. Ora 2 catenelle sono quelle di separazione e vado a realizzare 3 maglie alte, la prima, la seconda e la terza. 2 catenelle, prendo il filo, rientro, sempre 3 maglie alte, prima, seconda e terza. 2 catenelle, ripeto ancora 3 maglie alte, che abbiamo fatto una serie di maglie alte, 2 catenelle, vado a tirare il filo, realizzo 2 catenelle, le 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte perché la prima, che sarebbe poi l'ultima, la prima che abbiamo fatto, corrisponde a una maglia alta. Qui 1, 2, 3, la terza, entro nella terza, adesso inizio il secondo giro, che vado a spostarmi con una maglia bassissima nella prima catenella, realizzo 3 catenelle più 2,
sullo stesso archetto realizzo 2 maglie alte, vado a lavorare ogni maglia a punto alto, ogni maglia che si presenta. Appena arriviamo qui all'arco realizzo 2 maglie alte, prima e seconda, 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso archetto andiamo a lavorare 2 maglie alte. Proseguo a lavorare punto su punto le maglie alte, arrivo sull'archetto successivo, 2 maglie alte e 2 catenelle. Diciamo che questa sequenza la portiamo sempre fino ad arrivare a una larghezza del fondo della borsa che ci interessa di più, per cui io proseguo sempre e poi faremo più giri ma con la stessa sequenza, qui lavoro sempre punto su punto. Ora arrivo sempre qui dove ci sono le 2 catenelle e lavoro la prima, la seconda maglia alta nell'archetto, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, prima e la seconda. Adesso lavoro punto su punto e questa è l'ultima. Qui abbiamo realizzato una sola maglia alta perché sono 3 catenelle più 2. Allora io vado a prendere il filo, entro proprio nell'archetto e realizzo una maglia alta, così abbiamo le 2 e le 2, conto 1 2 e 3, entro nella terza e realizzo una maglia bassissima e abbiamo concluso il giro. Adesso faccio sempre la stessa cosa, mi sposto di un catenella, maglia bassissima, 3 catenelle e 2 di separazione, rientro sempre nello stesso archetto, faccio le mie 2 maglie alte. Allora la sequenza rimane la stessa fino a che arriviamo a una larghezza che a noi ci piace. Adesso vado anche a stringere qui, poi con l'ago vado a passare più volte e ora di nuovo punto su punto, per cui la sequenza è sempre la stessa, per cui dobbiamo semplicemente lavorare punto su punto quando ci sono le maglie alte e quando ci sono le catenelle dobbiamo semplicemente lavorare un aumento, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Lavoriamo ancora, lavoriamo fino ad arrivare a un'altezza di... Allora, adesso ho terminato, mi sono alzata di 9 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri. Ho iniziato il 10°, come vedete ho messo dei marcapunti proprio al centro, contando alla 18ª maglia abbiamo 35 maglie, per cui la metto nella 18ª, perché adesso devo fare le diminuzioni. Ho iniziato il giro sempre uguale, qui in questi punti si fanno sempre gli aumenti, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, sempre gli aumenti. Ora dobbiamo realizzare le diminuzioni. Adesso che sto facendo un altro giro, sempre con le diminuzioni, io ho messo il marcatore proprio qui al centro, diminuzione e diminuzione.
Noi dobbiamo queste due maglie non lavorarle, dobbiamo saltare, per cui vado a lavorare 3 maglie prima, ecco vedete queste due le vado a lavorare come diminuzione e vado a chiudere. Questa maglia non la lavoro, la maglia successiva non la lavoro, ma lavoro quelle dopo, per cui prendo, salto 2 maglie, lascio in sospeso e vado a chiudere. Ecco qui, per cui ogni giro che noi andiamo a realizzare dobbiamo semplicemente saltare le due diminuzioni e fare le diminuzioni. Però vi faccio vedere di nuovo adesso che vedete qui abbiamo fatto la diminuzione, qui abbiamo diminuzione sottostante, la prima e la seconda, eccola qui. Ho il marcapunti proprio al centro, ho fatto la prima diminuzione, salto le due, vado in quello successivo, cui prendo, lascio in sospeso, vado in quello successivo, lascio in sospeso e vado a chiudere. Vedete? Ecco qui, sposto il marcatore e lo metto sopra e vado a lavorare tutte le diminuzioni in questo modo, per cui vado a fare gli aumenti qui e gli aumenti e le diminuzioni al centro e proseguo. Poi posso cambiare filo, possiamo cambiare filo, possiamo mettere un altro filo, un altro colore e intanto andiamo avanti con il lavoro. Ecco qui, mi sono alzata fino a 30 centimetri dalla base fino diciamo alla punta. Ecco, allora io ho terminato tutto la rocca color mosto e tutta la rocca color beige. Questo è quello che ne rimane del color beige. Ora devo realizzare i manici, questo dipende da voi quanto la volete, insomma, più profonda la borsa, a me va bene così. Allora vado a prendere la rocca color beige e vado a realizzare ora i manici, per cui allora adesso vado a cambiare il filo. Ho tagliato, l'ho lasciato abbastanza lungo perché poi lo devo fissare bene. Vado a prendere il color sabbia, non il color beige, il color sabbia. Lascio sempre abbastanza lungo perché poi lo devo fissare, lo passo sulla solina e vado a stringere in questo modo. Adesso devo passare sempre sulla prima catenella, qui ci sono le 2 catenelle, io passo sulla prima e vado a realizzare una maglia bassissima, così. Ora vado a realizzare le catenelle in base a quanto vogliamo lungo il nostro manico, per cui vado a realizzare, ora vi dico il numero di quanto, almeno insomma io lo realizzo, vi dico il numero delle mie catenelle. Allora io ho realizzato 50 catenelle, ora le metto tutte bene al dritto, ecco qui, vado ad entrare non nella prima ma nella seconda catenella e realizzo una maglia, ecco qui mi è scappata una maglia bassa, ecco qui. Adesso vado sul punto successivo e lavoro tutte maglie basse fino a trovarmi alla parte opposta per realizzare di nuovo un manico che deve essere sempre di 50 catenelle. Nel mio caso voi potete comunque variare in base al vostro gusto. Proseguo. Ovviamente dove ci sono le diminuzioni farò le diminuzioni, è normale, qui dobbiamo fare per forza le diminuzioni, per cui non dobbiamo poi saltare, le faremo sempre con maglia bassa, però senza saltare le 2 maglie. Ecco qui è il punto di fare la diminuzione, non dobbiamo saltare le 2 maglie, facciamo in sospeso, vado su quella successiva
in sospeso e poi chiudo senza lasciare qui le due maglie che abbiamo fatto in precedenza. Vado direttamente a fare la diminuzione proprio per lasciare comunque il motivo a V da questo lato. Proseguo. Entrata nella prima catenella, vado di nuovo a lavorare le 50 catenelle. Qui ho lavorato direttamente una maglia bassa, potete fare anche una maglia bassissima e poi iniziare le catenelle, insomma non cambia nulla, tanto dobbiamo poi ripassare sul tutto. Allora qui vado a chiudere nella seconda fatte le 50 e proseguo fino ad arrivare alla parte opposta, che poi vado a continuare a lavorare a maglia bassa. Allora, ho terminato di realizzare le catenelle, vado dalla parte opposta e entro nella seconda catenella. Comunque, se vedete che il manico vi risulta leggermente più corto, lo volete più ampio, più lungo, basta semplicemente aggiungere 10 catenelle in più, 20, come vi piace di più. Poi potete fare 60, 70 catenelle, questo in base sempre a come al vostro gusto e come portate la borsa. Allora io proseguo a maglia bassa, vado a fare la diminuzione in quel punto, di nuovo, per cui arrivo al centro, ecco qui, ops, e vado a lavorare la mia diminuzione, per cui sono a 2 maglie prima, vado a lavorare proprio in queste due senza saltare, prendo, vado a fare la mia diminuzione, intanto ne devo fare solo una, lascio in questo modo, lascio e vado a chiudere, rimane leggermente più, in questo modo rimane più compatto il punto. Adesso questi abbiamo terminato con le diminuzioni, adesso andiamo a lavorare punto su punto sempre fino a quanto vogliamo che rimane il manico diciamo largo, per cui proseguo sempre a maglia bassa fino ad arrivare dove sono le catenelle e in quel caso vado a lavorare le catenelle ad una a maglia bassa. Qui sono arrivata, vado, qui possiamo chiudere con una maglia bassissima, ecco qui una maglia bassa e vado a chiudere proprio qui sul punto con una maglia bassissima, e vado a lavorare punto, faccio una catenella, vado a lavorare ogni punto una maglia bassa. Questo è per il nostro manico, per cui sia questo che l'altro facciamo la stessa cosa. Qui proseguo, posso fare anche un altro giro ulteriore e poi abbiamo terminato. Come vedete ho terminato i manici, ho fatto in tutto, compreso le catenelle, sono 4 giri, qui risultano 4 e qui 3 perché ovviamente abbiamo fatto le catenelle. Potete rafforzare anche qua al centro, potete mettere un bottone, potete sempre, io vi do le idee per quanto riguarda, la potete anche foderare o mettere un sacchettino, cucirlo all'interno e poi chiudere con un laccetto, questo in base sempre all'utilizzo che si fa. Allora, vi faccio vedere la borsa riempita, ho messo un telo da mare dentro proprio per farvi vedere, ma non è detto che la dovete utilizzare per il mare, ma si utilizza per qualsiasi occasione, anche per fare shopping, però per farvi rendere l'idea quanto è capiente. Poi, se vi piace, se vi dovesse piacere leggermente più robusta, basta foderarla, non c'è nessun problema, e mettere anche un bottoncino proprio al centro, qui al centro. Allora, io spero che il tutorial vi sia piaciuto, è un classico realizzato in 2 colori. Se volete seguitemi anche su Instagram Dolci Riflessi e ci vediamo ai prossimi tutorial. Un bacione!